Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un nuovo video nel quale vi parlo della planche. Cercherò di spiegare più o meno che cos'è, come si esegue, come l'ho imparata e che accortezze dobbiamo avere durante la sua esecuzione. In italiano la planche viene chiamata orizzontale in appoggio. È una skill della ginnastica artistica che il calisthenics ha ripreso e magari gli ha dato un pochino di notorietà. Però è una skill della ginnastica artistica. Il calisthenics non ci si è inventati nulla, non è una cosa nuova, non è una scoperta miracolosa. Ci sono degli accorgimenti fondamentali da tenere a mente durante l'esecuzione della planche, che sono le braccia in completo blocco articolare, il corpo in linea, quindi spalle, bacino e piedi sullo stesso livello, il bacino deve stare in leggera retroversione e le scapole protratte e depresse. Questo tipo di accortezze le ritroverete in qualsiasi video che parla di planche e della sua esecuzione. Il blocco articolare è la prima caratteristica da tenere in considerazione perché, flettendo leggermente le braccia, ne risulterebbe una posizione parecchio avvantaggiata, quindi molto più semplice e che nulla a che vedere con la leva che noi andiamo a ricercare, quindi con l'orizzontale dritta. Perché si piegano le braccia? È un errore che fanno i principianti, che non tengono in considerazione il lockout e vanno subito a provare la skill nella sua versione finale. Non avendo il condizionamento adeguato per mantenere le braccia in lockout senza avvertire dolore, accade che il nostro sistema nervoso blocchi quel tipo di esecuzione lì e vada in un'esecuzione più congeniale che è sicuramente quella con le braccia flesse. Ti sconsiglio assolutamente di fare questa versione di planche con le braccia piegate perché non ti porterà a migliorare non in maniera diretta per quanto riguarda poi la planche, la versione finale di planche che tu vuoi raggiungere. Un'altra accortezza che dobbiamo avere è il corpo in linea. Uno degli errori più comuni è quello di avere il sedere più alto rispetto alle spalle e ai piedi e bisogna prestare molta attenzione a non commetterlo, poiché per via dell'aumentata inclinazione e ripartizione del bilanciamento verso le spalle, queste ultime potrebbero accusare il carico eccessivo. Come sempre la chiave, ed è abbastanza scontato dirlo, è quella di rispettare il proprio livello e di non saltare le propedeutiche perché quelle servono per permetterci di imparare il gesto in una maniera precisa e senza farci male, possibilmente. I nostri tendini e le nostre articolazioni hanno bisogno di tempo per adattarsi e per abituarsi a determinati sforzi, quindi cerchiamo di utilizzarle tutte le propedeutiche a nostra disposizione e non avere fretta nell'apprendimento della planche. Come cerco di dire sempre, nel calisthenics non vince chi arriva prima, ma in tutti gli sport è così, vince chi arriva più lontano. Il vince lo metto sempre tra virgolette perché principalmente bisognerebbe allenarsi per noi stessi senza rapportarci agli altri, quindi vincere è una condizione che riguarda esclusivamente le gare e le competizioni. Nella vita di tutti i giorni la vittoria è quella di riuscire ad essere costanti in qualcosa. La perdita della schiena con quindi la conseguente posizione a banana è un errore classico anche, a differenza di quello precedente che invece è solamente brutto da vedere. Questo tipo di errore può diventare anche molto pericoloso, quindi è necessario prestare attenzione alla corretta attivazione del core e a mantenere il bacino in leggera retroversione. Dico leggera perché anche esagerare con la retroversione sarebbe un errore, un po' come in tutte le cose, no? La verità sta nel mezzo, il troppo è troppo, il poco è poco. Terzo accorgimento. Scapole protratte e depresse. Questo non significa avere il gobbone esagerato con un'attivazione enorme alla Quasimodo. Non è questo il metodo di paragone tra un'esecuzione corretta, quindi in hollow, e un'esecuzione non in hollow, perché abbiamo delle differenze antropometriche che fanno apparire una planche rispetto ad un'altra in maniera diversa. Però planche più bella perché uno ha un corpo più bello e sta in linea non significa planche maggiormente corretta rispetto ad un'altra che fa uno magari che ha le gambe storte o è vestito male e quindi si vede male la planche, cioè i dettagli tecnici non si valutano da queste cose qui. Qui possiamo vedere una protrazione meno accentuata ma comunque corretta perché le spalle stanno in spinta, le scapole sono in protrazione e le spalle depresse. Qui invece vediamo una protrazione che è maggiormente accentuata. Questo non vuol dire che la prima planche sia scorretta, però sicuramente la seconda è migliore della prima. Allora, una delle domande più diffuse e lecite al tempo stesso è: come posso fare per iniziare ad allenare la planche? Bisogna innanzitutto valutare il condizionamento tendineo e il livello di forza di spinta generico. Se non abbiamo già praticato sport simili di forza con la parte superiore del corpo, è inutile avventurarsi in movimenti che sono troppo complessi ed è meglio focalizzarsi su esercizi molto più semplici che andranno a costruire le basi della nostra planche. L'evoluzione verso questo esercizio è lunga e complessa, quindi senza correre andiamo con calma perché tanto richiederà anni di allenamento. Sicuramente avete visto di sicuro qualche video di qualche fenomeno che ha preso la planche in 2-3 mesi
ma si parla spesso di fenomeni con una genetica e una predisposizione che il 99% della gente non ha. Siccome tu, probabilmente anch'io, facciamo parte piuttosto del 99% della gente, non di quell'1% che ha un talento particolare. Dobbiamo approcciarci all'apprendimento di nuovi esercizi sempre con calma e con le giuste accortezze. Questo tipo di approccio fa la differenza dall'atleta che si allena in maniera ignorante e comunque progredisce perché ha un talento genetico in determinati movimenti, e il ragazzo che invece si fa male dopo un mese di allenamento perché cerca di imitare il fenomeno di turno che ha fatto vedere il suo metodo di allenamento. Questa è la differenza sostanziale tra un buon trainer, che per come la vedo io deve anche essere un atleta, e un buon atleta che invece non ha la minima idea di come ha imparato determinati movimenti. Bene, andiamo a vedere il primo esercizio per quanto riguarda le attivazioni giuste e corrette in planche. Stiamo parlando del plank sui gomiti, fondamentale per comprendere le attivazioni delle scapole e delle spalle, perché ho notato nella mia esperienza di trainer, adesso alleno molti ragazzi, e durante gli anni mi sono capitate parecchie persone che non riuscivano a comprendere in maniera diretta l'anteroversione e la retroversione del bacino. Sembra banale da dire, ma molti hanno difficoltà proprio in questo movimento a comprendere esattamente come attivare il bacino e ruotarlo. Quindi il plank e le basi in generale non sono degli esercizi che vanno sottovalutati, anzi rappresentano, si chiamano basi, rappresentano le fondamenta del nostro allenamento, soprattutto quando non abbiamo un talento o una predisposizione specifica. Plank può essere eseguita sui gomiti ma anche sulle mani. Le accortezze da tenere in considerazione sono innanzitutto le spalle, che devono essere perpendicolari ai gomiti, e l'appoggio deve essere ripartito sugli avambracci. La versione sbilanciata, quindi planche lean, inizia ad essere un approccio più diretto verso l'evoluzione della planche, perché andremo a mimare la posizione che abbiamo intenzione di apprendere. Solo quando avremo raggiunto un buon livello in questo esercizio, senza fastidi ai gomiti e ai polsi, potremo passare a versioni più complesse. Adesso vi faccio vedere quali sono le principali propedeutiche per quanto riguarda la planche. Tuck planche è la prima propedeutica di approccio diretto alla planche con tutto il peso del corpo in appoggio sulle mani. Dalla posizione di tuck planche allontaniamo le ginocchia dal petto sbilanciandoci leggermente in avanti. Per chi avesse delle difficoltà a passare in maniera diretta dalla posizione di tuck a quella di advanced, nulla vieta di soffermarsi su una posizione intermedia a metà tra le due. Straddle planche è la versione in cui andremo a distendere le gambe in una posizione divaricata. Maggiore sarà la nostra apertura e più semplice risulterà l'isometria. Full planche è la posizione finale, con il corpo in linea e mantenendo tutti gli accorgimenti tecnici descritti. Ma ogni quanto dobbiamo allenare la planche? Cerchiamo di non forzare mai l'allenamento perché c'è bisogno di ampi recuperi. Possiamo allenarla 1-2 volte a settimana in maniera diretta e quindi allenando il gesto specifico, mentre possiamo allenarla anche 3-4 volte a settimana per quanto riguarda il potenziamento generico della fase di spinta. E in che modo alleniamo la forza di spinta? Alleniamo la forza di spinta principalmente con i classici push-up, anche con i dip che non hanno un transfer diretto sulla planche ma comunque vanno a coinvolgere gli stessi muscoli che ci servono. Un approccio più diretto invece al potenziamento specifico sono i V-push-up e poi i piegamenti in verticale, che possono essere eseguiti con la schiena al muro o con la pancia rivolta verso il muro. Tra i primi e i secondi c'è un cambiamento di difficoltà, mentre invece per quanto riguarda il potenziamento specifico possiamo eseguire dei planche lean push-up, che sono già un movimento abbastanza più complesso e farlo male è facilissimo. Durante l'esecuzione dei planche lean push-up ruotiamo le mani verso l'esterno per diminuire il carico sui polsi nella fase di sbilanciamento in avanti. Partiamo sempre da una posizione di hollow, quindi protrazione, depressione scapolare e retroversione del bacino, e ci sbilanciamo con il corpo in avanti senza perdere l'assetto. Da questa posizione eseguiamo dei push-up, mantenendo i gomiti stretti lungo i fianchi, le spalle in spinta e il bacino in retroversione. Nella parte bassa soprattutto dobbiamo prestare attenzione al non perdere la protrazione scapolare. Nella fase di risalita l'attenzione è incentrata sulla direzione della spinta, che non deve essere diagonale, come nei V-push-up ad esempio, ma perpendicolare al suolo. Dobbiamo avere la sensazione di spingere sbilanciandoci ancora di più in avanti. Maggiore sarà lo sbilanciamento e maggiore sarà la difficoltà d'esecuzione dell'esercizio. Andiamo a fare adesso un'analisi biomeccanica della planche. Nella posizione di planche ci troviamo in una situazione in cui il corpo è sbilanciato in avanti, con le spalle quindi oltre il livello dei polsi. In questa posizione le spalle dovranno esercitare una forza elevata per evitare di farci cadere in avanti, quindi il muscolo maggiormente coinvolto è sicuramente il deltoide anteriore, che è un muscolo molto piccolo. Esso va ad agire insieme al gran pettorale, al bicipite brachiale e al muscolo coracobrachiale. Per lo sbilanciamento e quindi il carico a livello del gomito interviene maggiormente il tricipite brachiale. Un altro aspetto di fondamentale importanza è quello dell'attivazione corretta del core.
quindi l'attivazione del retto dell'addome e del trasverso dell'addome, che permettono la stabilità del tronco. Intervengono poi anche per permettere al corpo di mantenersi in linea gli estensori del rachide e anche i glutei, che si attivano per permettere la retroversione del bacino. Per eseguire correttamente la planche, come dicevamo prima, dobbiamo anche eseguire una protrazione e una depressione delle spalle, andando ad attivare di conseguenza anche il gran dorsale e il gran dentato anteriore. Infine, per via dell'appoggio, se la planche viene eseguita a terra oppure su delle parallele, c'è un'attivazione diversa dei flessori ulnari. Adesso andiamo a fare un'analisi più complessa. La planche è una leva di primo genere, quindi dato lo sbilanciamento si genera una flessione a livello della spalla, con un angolo specifico che si aggira intorno ai 45 gradi, però questo può avere delle variazioni in base alle differenze antropometriche e quindi cambia da soggetto a soggetto. Questa è una delle ragioni principali per cui le antropometrie, le differenze quindi a livello fisico, possono favorire o sfavorire anche di molto un atleta nell'esecuzione di questo movimento. Abbiamo un momento di inerzia alto e i muscoli della spalla dovranno esprimere una forza elevatissima per mantenere la posizione, poiché il braccio della leva della resistenza è molto più grande del braccio della forza. Diminuendo la leva l'isometria risulterà più facile, quindi che cosa facciamo? In primo luogo andiamo ad accorciare la lunghezza del nostro corpo, piegando le gambe. Quindi andando ad eseguire delle propedeutiche quali tuck planche, advanced tuck planche che abbiamo visto in precedenza. Considerazioni finali: come allenare la planche? Non ci sono dei metodi scientifici, però ci sono vari metodi di vari trainer, di vari atleti che potete trovare anche qui su YouTube. Se scorrete tra i miei video ho pubblicato anche più di una routine per quanto riguarda l'allenamento di questa skill, delle routine intermedie e anche per principianti. Non ho mai pubblicato una routine per avanzati perché comunque penso che un atleta avanzato non abbia bisogno di seguire una routine specifica, o almeno credo, perché io parto dal presupposto che chiunque si alleni da molto tempo si sia anche documentato e studi giornalmente per imparare come programmare un allenamento, come si allenano determinate skill e come continuare sempre a progredire nel lungo periodo senza infortunarsi. Quello che posso dirvi è: allenatevi sempre con criterio. Se non vi sapete allenare, fatevi seguire da qualcuno che ha studiato e che sa quello che sta facendo. All'inizio è facile migliorare, ma è sempre molto più facile infortunarsi durante l'allenamento. Più aumenterà il vostro livello e più sarà facile che voi vi facciate male durante i vostri allenamenti. Quindi più diventate forti, più dovete diventare preparati per quanto riguarda la programmazione. Nulla toglie che ognuno a casa sua può fare quello che vuole e che i miei sono solamente consigli e non sono una realtà scientifica accertata. Penso di aver detto tutto quello che dovevo dire e ci vediamo sicuramente nel prossimo video per chi avrà voglia di vederlo. Come al solito lasciatemi un commento per darmi dei feedback positivi o negativi e delle critiche costruttive che sono sempre ben accette. Grazie mille a tutti, ciao!